Ogni grande viaggio comincia con un primo passo. Oggi inizia la prima tappa del cammino dell'Intrepido L'Art. Un percorso tra sentieri, paesaggi e nuove scoperte. Se ami l'avventura lenta, la natura e il piacere di metterti in cammino, sei nel posto giusto. Mezzanotte e mezzo, il letto di questa notte sarà questo qui. Doppio materassino, un matrimoniale improvvisato dentro un'auto. Il parcheggio dove abbiamo lasciato la macchina a Orvieto e adesso ci stiamo dirigendo verso la funicolare per proprio salire nel paese. Benvenuti in questo nuovissimo video. Ciao! Oggi dove siamo? Siamo ad Orvieto e guardate che maestoso questo Duomo. Affronteremo un cammino di 60 km diviso in 3 tappe e sarà il cammino dell'Intrepido L'Art. Stiamo uscendo da Orvieto, la prima tappa sarà Orvieto, Umbria, Bolsena, Lazio. Saranno circa 20 km di camminata, quindi una camminata media, dislivello di 500 metri più o meno, quindi non molto impegnativo, e adesso è ufficialmente partito il nostro cammino. Il cammino è contrassegnato da queste frecce bianco-azzurre. Men count his tally, we just count our turn. Fair don't come easy. Ora siamo subito into the wild. Abbiamo acquistato le credenziali del cammino in un'edicola a Orvieto e adesso abbiamo fatto il nostro primo timbro, non a Orvieto perché siamo partiti a camminare un po' presto, quindi erano tutti chiusi i punti dove c'erano i timbri ufficiali, ma 2-3 km dopo nel bar Obelix. Quindi è ufficialmente e su carta iniziato anche il cammino. I timbri li faremo nel punto di partenza, cioè questo, dopodiché nell'arrivo di oggi, nella seconda tappa, nella terza tappa e quindi ritorno. È iniziata un po' di salita e quindi iniziamo anche a prenderci questo dislivello. Il nome di questo cammino, Intrepido L'Art, deriva da un guerriero etrusco, L'Art, vissuto appunto 500 anni a.C., intrepido perché era un guerriero molto ma molto coraggioso, vissuto nell'antica Orvieto, venne riconosciuto per le sue doti militari e dopodiché quando morì costruirono una tomba. A fine cammino si può fare la foto nel museo Claudio Faina, una foto ricordo con lui appunto. Siamo a un'ora 35 di cammino e adesso stiamo entrando nel bosco. Ci stiamo lasciando la civiltà alle spalle e ora entriamo nel mio habitat naturale. Siamo in mezzo degli alberi sradicati, caduti e che sono ancora qui in mezzo a sentiero. Abbiamo fatto un piccolo attraversamento stradale, ci siamo ricongiunti a sentiero praticamente. Qui c'è un'antica grotta, bella grande anche. Qui ci sono delle piante stranissime con dei pungiglioni, magari non sono chissà quanto strane, fatemi sapere nei commenti se sapete di che pianta si tratta. Siamo a 3 ore e mezza e tra un po' ci sarà il pranzetto perché dobbiamo reintrodurre un po' di calorie, un po' di energia. Il paesaggio è bello, migliorato, c'è sempre questo venticello, da un'atmosfera veramente molto tranquilla e temperatura perfetta per camminare. Siamo a metà della prima tappa, ci fermiamo per il pranzettino per rigenerarci e dopodiché proseguiremo in questa grandissima avventura. Siamo ufficialmente pranzati e ripartiti. Siamo a metà della tappa, ci aspetteranno altri 10 km più o meno per arrivare fino al lago. Nel cammino succede anche questo, quando ti scappa, devi trovare un bagno in natura. Più del 70% di questa tappa è su strade bianche, con un po' di asfalto, un po' di centro abitato e un po' di sentiero, quindi comunque molto ma molto semplice perché è piano e non c'è nessun pericolo, nessuna roccia, il dislivello è veramente basso.
Ogni tanto si trovano anche dei bidoni per la spazzatura e le immondizie. Al momento il sentiero è molto ben segnalato, infatti non stiamo usando nessuna app, nessun GPS e ci stiamo orientando con la segnaletica e anche con gli altri camminatori che stanno facendo il giro. Ora facciamo questo attraversamento stradale. Allora ti sta piacendo questo cammino? Sì, bello, devo dire che è molto interessante, soprattutto i luoghi che andremo a scoprire. Stiamo attraversando la campagna umbra, siamo in mezzo ai campi quasi e ci stiamo dirigendo verso il confine dell'Umbria e l'inizio del Lazio. Panorama pazzesco, immersi nella natura verde. Questo è uno dei tratti più belli perché stiamo proprio costeggiando le colline, quindi siamo anche nel periodo top per vedere i fiori, fioriture, verde. Ci stiamo veramente dirigendo verso la nostra destinazione e che non mancherà tantissimo, una quarantina di minuti più o meno. Stiamo camminando molto con calma, ci stiamo godendo proprio il momento, non stiamo facendo nessuna gara, anche perché il cammino in sé è una sorta di viaggio lento che bisogna godere ogni singolo istante. Per il momento abbiamo trovato pochissimi punti d'acqua, se non uno all'inizio del cammino, quindi riempitevi bene le borracce prima di partire per la prima tappa. Si intravede il lago di Bolsena. La nostra destinazione si avvicina. E poco prima dell'arrivo a Bolsena abbiamo trovato finalmente una fontanella d'acqua dove ci siamo rifocillati e riempito le borracce. Almeno una sulla prima tappa trovata. E finalmente siamo arrivati a Bolsena, conclusione della prima tappa del cammino dell'intrepido L'Art. Adesso andiamo a prenderci il timbro ufficiale per la credenziale. Un bel borghetto medievale, devo dire. Adesso andiamo verso l'ufficio turistico. L'alloggio di questa notte sarà proprio questo qui, un istituto di suore. Abbiamo trovato un letto in una camerata, che adesso vedremo. L'alloggio per la prima notte sarà questo qui, questa grandissima camerata, tipo ostello. Ora ci stiamo dirigendo verso il lago e si tratta anche del lago di origine vulcaniche più grande d'Europa. Nella giornata di oggi abbiamo fatto 22 km e mezzo con 500 e passa metri di dislivello. È stata una tappa molto bella. Fisicamente mi sento abbastanza bene, a parte un po' il trapezio, che è una leggera contrattura dovuta anche ai 12 kg sullo zaino. Come ti senti dopo questa prima tappa? Abbastanza indolenzito, soprattutto i piedi con enorme vescica. Ce la farai? Speriamo. Nel prossimo episodio. Doveva essere una tappa tranquilla, ma nel giro di poche ore è cambiato tutto. Sto stringendo i denti, ma fa veramente male ancora, ragazzi. Problemi fisici improvvisi hanno messo seriamente in dubbio la possibilità di arrivare al traguardo. Tra fatica, dolore, ci siamo chiesti più volte: riusciremo davvero a finirla?